Jean-Désiré Gustave Courbet è uno dei più grandi pittori francesi, considerato il padre del realismo nella pittura. Fu tra i primi a riprendere la vita quotidiana nella sua essenza, sottraendola alla visione edulcorata e idealistica con cui veniva rappresentata dai contemporanei. Figlio primogenito di ricchi proprietari terrieri, il giovane Gustave fu indirizzato da ragazzo agli studi di diritto. Quando si trasferì a Parigi per studiare legge, però, pare che passasse più tempo al Louvre piuttosto che sui libri di giurisprudenza. In quegli anni bohemiens, Courbet frequentava artisti e intellettuali, tra cui Baudelaire e Proudhon. All'età di 24 anni dipinse il suo famoso autoritratto, conosciuto anche come Uomo disperato. La carriera artistica di Courbet iniziò sotto i migliori auspici. Già nel 1848 il giovane artista riuscì a esporre al Salon, i cui giudici solitamente erano restii nell'accettare artisti poco conosciuti. L'anno successivo espose l'opera Dopo cena a Ornans, che fu acquistata dallo Stato e gli valse pure la medaglia di seconda classe. Un artista normale, ottenuti questi riconoscimenti, avrebbe continuato sulla sua strada, accumulando fama e denaro. Courbet però era un ragazzo diverso, dal carattere coraggioso e ribelle. Al Salon del 1951 infatti scandalizzò tutti con la sua opera Funerale a Ornans. L'opera rappresentava un umile funerale contadino con la solennità di solito riservata alle cerimonie regali. Inutile dire che l'opera fu osteggiata dalla maggior parte dei critici. L'opera di Courbet inaugurava quello che sarebbe passato alla storia come realismo. Non si trattava solo di arte, era molto di più. Il realismo restituiva dignità alle classi più deboli. Il realismo era però anche denuncia, perché le classi meno abbienti venivano rappresentate nella loro povertà, rendendo evidenti le disparità presenti nella società dell'epoca. La guerra di Courbet contro l'establishment non era finita. Quando il Salon gli rifiutò l'opera L'Atelier dell'artista, considerata di dimensioni eccessive, Courbet organizzò in contemporanea la mostra Du Realisme, che riscosse enorme successo. Del resto, l'artista in quegli anni era all'apice della fama. Ragazze sulla riva della Senna gli valse un riconoscimento unanime da parte del pubblico per la capacità con cui ritraeva una borghesia stanca e annoiata, spiata dal buco della serratura. L'opera più provocatoria di Courbet venne però dipinta nel 1866. È un quadro di piccole dimensioni, ma che fa ancora discutere. Si tratta de L'Origine du Monde. Non si vede il volto della modella, ma pare si trattasse di Jo l'Irlandaise, moglie del celebre pittore americano James McNeill Whistler. Non a caso, nei primi anni 70 del XIX secolo, Courbet divenne presidente della Federazione degli Artisti, istituzione che si batteva per liberare l'arte dalla censura. La sua attività, che univa arte e politica, non si limitò a questo, ma lo portò a ricoprire un ruolo di spicco negli anni della Comune di Parigi, quando le forze radicali, socialiste e comuniste provarono per brevissimo tempo a governare la città. Quando l'esperienza della Comune fallì e le truppe repubblicane francesi riottennero il potere, la repressione fu durissima. A Courbet non venne perdonata la sua battaglia per l'abbattimento della colonna di Place Vendôme, eretta da Napoleone Bonaparte, che per l'artista era simbolo di oppressione e autoritarismo. Courbet venne condannato a 6 mesi di carcere con una sanzione pecuniaria esorbitante. Ridotto in miseria, l'artista fu costretto a fuggire in Svizzera per evitare ulteriori ripercussioni. Lontano dalla Francia, l'artista si rifugiò nell'alcol, conducendo una vita dissipata che lo portò a contrarre una cirrosi epatica che gli causò la morte il 31 dicembre 1877.
Se il video ti è piaciuto lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!